Detective Fo. Sì. Capite? Dove? Bosco. Ah. Sì. La vittima? Sì, ho appuntato tutto. Sì, l'ho aperto io. Lo consideri eseguito. Buongiorno. Signore? Sì, sono io. Sì, un nuovo caso. La chiamo dalla centrale e le mando le coordinate, ci vediamo lì. Buongiorno, signore. La vittima è un tal Fantullistri Alberto, professione taglialegna, soggetto di 45 anni. Sembra essere stato ucciso da un'arma che si suppone essere la sua stessa accetta. Nel dettaglio, nello specifico, le ferite risalgono a ieri notte, addirittura. Il soggetto in qualche modo deve essere stato ucciso durante la notte e abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di una turista che passava di qua e ci ha subito chiamati. Beh, si direbbe che la vita lo ha licenziato in tronco. Detective Katz? Signore, sono Renzo, ho delle importanti novità da comunicarle. Anche io. Sono appena stato dalla famiglia e mi hanno detto cosa ci facesse nel bosco a mezzanotte, a quell'ora. A quanto pare in quest'ultimo periodo gli alberi che tagliava erano malati e non guadagnava più. Sospettava qualcosa, quindi andava a controllare di notte il bosco. Non ci rimane che scoprire cosa. Renzo, ancora tu. Signore, volevo mettere al corrente che qua abbiamo trovato delle interessanti Ah, novità. finalmente avete trovato i miei sandali, cazzo. A dire il Perfetto, vero... ti raggiungo appena posso. Renzo, ci sei? Dove sono i miei sandali? Stupida donna delle pulizie, neanche il suo lavoro sa fare.
Signore, salve. Che diavolo è successo qui? Oh, diamine. Ma chi è stato a fare questo? Me lo chiedo anche io, ma da detective pluridecorato quale sono, ho già idea di chi sia stata. Presto sarà licenziata. Questa è una prova, non va buttata per terra, che così si contamina. Ah, lascia perdere. Non siamo qui a giocare piccoli fiammiferai, piuttosto dimmi cosa hai scoperto. Allora, il tessuto che abbiamo analizzato fa parte di una canotta. Probabilmente quella del signor Fantollistri, nulla di interessante fin qua. Tuttavia su questa canotta c'è del DNA. Il DNA appartiene sia ovviamente al signor Fantollistri, sia a un individuo già schedato nei nostri database di nome Marco Palude. Interessante. Ma i miei sandali invece? Non ci sono questi sandali, lo vuole capire che dobbiamo concentrarci su un caso? Che cazzo me ne frega dei tuoi sandali? Dobbiamo concentrarci, è un caso questo! Sì, beh, è proprio questa persona qua che ha i suoi sandali. Marco Palude, eh? Convocalo subito nel mio ufficio che facciamo due chiacchiere. Allora, ci sono novità dall'interrogatorio? Hai capito? Dove cazzo sono i miei sandali? Bastardo, ridammeli! Non ha confessato. Ma il DNA è una prova schiacciante, deve aver avuto contatti con la vittima almeno una volta. Chiaro, egli sostiene di aver incontrato il signor Fantollistri il giorno prima per la verniciatura del logo sul suo pick-up dalla ditta di Palude. Non ci credo, una prova schiacciante. Pensavo di aver avuto una prova schiacciante, ma adesso senza un minimo di pista non possiamo fare nulla. Di nuovo. Tranquillo, come dice il saggio, il sole è alto solo per i guerrieri disposti ad accettare le nubi. Comunque il mio fiuto suggerisce che sia stato lui. Il suo DNA non è antecedente, mentre uccideva la vittima deve averlo lasciato per forza sull'abito di questa. Può provarlo? Me lo sono già provato, ma mi è largo. Comunque dobbiamo concentrarci su trovare una pista per inchiodare Marco Palude. I tessuti xilonati ci sembrano strani, anomali. Sarà meglio controllare. Signore! Calmo, Renzo. Bussare non ha mai ucciso nessuno che io sappia. Ha presente il bastoncino? No, non mi piacciono i ghiaccioli, preferisco i coni. Ma no, ma mi riferivo al bastoncino trovato sul luogo del delitto, quello che abbiamo trovato anche rotto in laboratorio, si ricorda? La donna delle pulizie non si è ancora fatta vedere? Ma quale donna delle pulizie? No, mi ascolti. Sono tutto orecchie, anche se non capisco perché ti stai concentrando su un pezzo di legno. Questo è il rapporto della scientifica. Abbiamo trovato anche con gli altri collaboratori del team delle tracce piuttosto sospette che erano all'interno dello stesso rametto. Devi smetterla di lasciare le frasi in sospeso. Concludi una buona volta, non sei mica in CSI, no? Mi scusi, la molecola sembra essersi accumulata nei tessuti del legno e si tratta in particolare del pigmento ftalocianina. Guarda caso, è un pigmento che si trova nelle vernici che produce il signor Marco Palude. Quindi, se si trovava negli alberi, nei tessuti degli alberi, per forza qualcuno avrebbe dovuto scaricarli ai piedi degli alberi, quindi gli alberi l'avrebbero dovuto assorbire. E quindi cosa ne deduciamo? So esattamente com'è andata. Marco Palude voleva colorare gli alberi iniettandoci le sue vernici scadenti, ma errando la procedura si inietta la soluzione chimica nel corpo. Per effetto collaterale di questo liquido mutante ha una voglia inarrestabile di tagliare cose. Vedendo nelle vicinanze un'accetta, la afferra e aggredisce tutto quello che lo circonda. Nel mentre, il signor Fantollistri si trova nel bosco per la pausa pranzo a mezzanotte. Purtroppo, mentre gioca un 2-3 stella con gli alberi, viene scambiato per una pianta dall'assassino, che lo colpisce con l'ascia, uccidendolo. Ne è sicuro?
Io in realtà propendevo di più verso l'ipotesi che ci sia stata una colluttazione tra Marco Palude che scaricava i rifiuti nel bosco e il taglialegna che non voleva che gli alberi si... Abbiamo trovato la prova schiacciante, Lestofante. Preparati ad andare in galera. Mi scusi, ma chi ha chiamato? Non lo so, mi ha risposto una vecchia a caso, devo aver sbagliato numero. Ora facciamo quello giusto. Per Marco Palude è la fine. Complimenti, signore. Altro caso risolto. Sarà una morte che la famiglia del taglialegna dovrà accettare. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and then stabbing my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I wanna